Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Ragazzi, come state? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante come al solito ragazzi, quindi andremo a parlare di una delle ragioni che ci fa più arrabbiare su questo gioco, ovvero del perché non si riesce delle volte più a vincere, ma veramente facciamo dei filotti di vittorie, dopodiché succede che improvvisamente facciamo dei filotti che sembrano interminabili di sconfitte. Tralasciando tutto il discorso script, lag, connessioni, hotspot e via dicendo, secondo me ci potrebbe essere però anche un'altra ragione che va diciamo a intaccare un po' quelle che poi sono le nostre vittorie. Intanto, come vi dicevo l'altra volta, il discorso del modulo, che secondo me è meglio evitare di cambiare frequentemente. Io sono costretto a farlo per portare contenuti. Prima però di andare avanti ragazzi e continuare quindi con le cose diciamo che secondo me sono funzionali per questa ragione, vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Passando dal link che trovate in descrizione nel canale o nel video, potete diciamo semplicemente supportare il canale. I prodotti chiaramente non li andrete a pagare nemmeno un centesimo di più. Inoltre su Gamivo, avete visto inizio video, avete anche diritto al 10% di sconto. Sono aperti sempre ragazzi anche, vi ricordo, gli abbonamenti. Io spero che qualcuno di voi e ringrazio appunto chi lo farà abbia il piacere di abbonarsi. È un prezzo chiaramente irrisorio, veramente parliamo di pochissimi euro, ma soprattutto vi sbloccherebbe l'accesso a dei contenuti in esclusiva dedicati per gli abbonati e inoltre la possibilità diciamo tanti altri vantaggi che ho in programma per gli abbonati. Quindi pensateci e nel caso appunto premete sul bottone. Addentriamoci invece ragazzi in quello che è il video di oggi. Io vi ho riproposto diciamo questo modulo che è un 433 in maniera un pochino più esotica. Come potete vedere ho cercato di levare il più possibile qualche leggenda che ho, non ne ho tantissime, però appunto per rendere un video un pochino più, quindi un contenuto un pochino più accessibile per tutti ed evitare che magari sai uno possa dire ma quella carta non ce l'ho, quel giocatore non ce l'ho. Bene o male ragazzi, queste carte ce le abbiamo un po' tutti, magari non questa stessa identica versione, però ormai chi di noi non ha un Pedri, non ha un Gavi, non ha un Arnold, Neymar, Mbappé, lo stesso dovremmo avercelo un po' tutti. Quindi ragazzi ho cercato di fare questo tipo di informazione proprio per questo. Allora partiamo dal principio. Innanzitutto ragazzi, perché non riusciamo più a vincere? Cioè che cos'è che va a influire molto? Innanzitutto ragazzi dobbiamo capire se stiamo utilizzando il nostro stile di squadra preferito. Cioè abbiamo provato tutti gli stili di gioco squadra? Siamo sicuri ragazzi che il contropiede veloce sia l'arma in più diciamo della nostra squadra? Perché poi sì, possiamo utilizzare un modulo, possiamo utilizzarli messi in un modo anziché in un altro i giocatori, ma la cosa che dobbiamo capire principalmente è che stile di gioco squadra ci piace utilizzare e con quale siamo forti, perché c'è chi è più forte col contropiede, chi è più forte col possesso palle e via dicendo. Quindi una volta ragazzi stabilito questo, chiaramente dobbiamo andare a scegliere il modulo. Quindi stile di gioco squadra, ok, quindi contropiede veloce ad esempio. Il modulo, come si fa a scegliere un modulo? Beh ragazzi, ci potrebbero essere tante obiezioni a riguardo, nel senso che ognuno sceglie il modulo in base magari a quello che possa avere, che può avere la propria squadra del cuore realmente. C'è chi lo sceglie magari in base al fatto che guarda degli streamer o dei pro player che utilizzano dei moduli meta, così definiti meta, che poi anche lì modulo meta non esiste, comunque dei moduli definiti meta, e di conseguenza prova a imitarlo. C'è semplicemente chi gli piacciono certi giocatori e li vuole mettere in campo e in quelle posizioni in cui loro giocano. C'è chi magari prende spunto da un avversario, cosa giustissima secondo me.
perché ricordiamoci ragazzi, il modulo meta non esiste. Il modulo meta è un modulo che per noi è funzionale, un modulo che a noi ci fa girare bene la squadra, che ci fa divertire soprattutto, perché poi ragazzi ricordiamoci, alla fine della fiera parliamo pur sempre di un gioco, parliamo di una cosa che ci deve in qualche maniera piacere giocare, perché altrimenti se io gioco per innervosirmi, non riesco a giocare, non so come funziona il gioco, ovviamente ragazzi diventa una cosa che mi dice vabbè, mi metto a fare altro e forse faccio meglio. Quindi una volta scelto, dicevo, lo stile di gioco, una volta scelto il modulo, io ad esempio vi ho riproposto il 4-3-3 perché forse, come avete visto negli ultimi video, soprattutto in quello in cui vi parlavo di non cambiare modulo, perché una volta che noi studiamo un modulo, che lo facciamo nostro ragazzi, evitiamo di stare sempre a cambiare. Quindi io ad esempio sono ripartito dal 4-3-3 perché ultimamente avevo provato tanti moduli, qualcuno dicevo prendo ispirazione, come ho detto prima, da qualche altro player molto forte, però ragazzi alla fine sono tornato alle origini, sono tornato al mio vecchio modulo iniziale di quando iniziai a giocare su FIFA, e chiaramente mi accorgo che è probabilmente per me il modulo più funzionale. Perché? Perché mi accorgo che nei movimenti in campo io so già, diciamo, i giocatori in che punto del campo li andrò a trovare in una maniera o nell'altra, so già praticamente di che morte devo morire, ecco. Poi ovvio su questo gioco entra, e qui appunto andremo ad aprire un altro capitolo, andiamo ad aprire il discorso passive, oltre che poi andremo a toccare chiaramente anche le istruzioni individuali. Il discorso passive perché? Perché come potete notare ragazzi, ogni carta sotto il nome, questo lo dico soprattutto per i nuovi, hanno delle caratteristiche, ecco, chiamiamole così. Questa ad esempio è un incontrista, questo è un incontrista, questo è un terzino mattatore. Ma fondamentalmente che cosa sono queste carte? Queste carte ragazzi sono non altro che il tipo di movimento che farà il giocatore in campo. Di conseguenza, se io utilizzerò un incontrista anziché uno sviluppo, saprò, o meglio dovrò conoscere, che quel tipo di giocatore mi tenderà a fare più o meno certi movimenti, quindi anche in base chiaramente allo stile di gioco squadra. Quindi vedete ragazzi, è tutto un discorso che va l'uno a legarsi con l'altro, quindi ogni passaggio di questi alla fine della fiera entra nel discorso che abbiamo già fatto prima, perché se io utilizzo un incontrista con un contropiede veloce o quindi una difesa molto alta, è ovvio che mi troverò un difensore molto avanzato, quindi già di suo è un incontrista, quindi già tenderà a uscire. Con uno stile di gioco diciamo così comunque molto offensivo, me lo troverò spesso e volentieri in zona centrocampo, e potrebbe essere diciamo un'arma a doppio taglio, perché è vero che magari ci aiuta nel pressing, però al suo tempo magari non ci agevola molto, ecco, il discorso invece di copertura in difesa. Ho fatto comunque ragazzi già in passato un video nella quale analizzavo tutti gli stili di gioco presenti sul gioco, appunto, scusatemi il gioco di parole per ripeterlo ancora, però adesso non sto diciamo ad analizzare ogni singolo stile di gioco, altrimenti veramente durerebbe troppo il video e diventerebbe poi noioso, quindi vi rimando però a vedere il video nella quale analizzo meglio gli stili di gioco sia squadra che giocatori, in modo tale da, soprattutto magari per chi è nuovo sul gioco, possa farsi un'idea migliore, ecco. Altra cosa ragazzi importantissima, oltre già alle cose insomma che abbiamo visto, sono le accoppiate delle carte. Cioè abbiamo visto appunto il discorso incontrista, il discorso terzino difensivo, ma soprattutto ragazzi vedete che le carte hanno praticamente un colore più verde scuro, invece l'altro più verde chiaro nello schemino di gioco in alto sulla destra. Ecco ragazzi, quello praticamente fa sì che loro giochino diciamo a pieno overall in quelle posizioni verde chiaro, mentre in quelle diciamo verde più scuro, quindi verde più sbiadito praticamente, in questo caso ad esempio terzino destro o addirittura esterno destro Maldini,
perde di overall, mentre da difensore centrale, terzino sinistro e esterno sinistro ha l'overall pieno. Quindi ragazzi, bisogna considerare anche questo. Altra cosa da tenere secondo me comunque in considerazione potrebbe essere l'overall della squadra, che diciamo è sempre una cosa da non proprio sottovalutare, perché ovviamente un overall alto fa sì comunque che la squadra, ragazzi, abbia un certo potenziale, ma quello dipende da se abbiamo o non abbiamo leggende, o comunque che tipo di carte utilizziamo. Le carte base, ad esempio, ragazzi, ultimamente stanno girando bene come i pot settimanali, come i giocatori appunto player della settimana stanno girando delle volte meglio addirittura che le leggende. Altra cosa, ragazzi, importante è la panchina. Ragazzi, la panchina, perché io devo portarmi delle coppie di giocatori che si abbinino bene con i ruoli a quelli che già ci sono in campo, e soprattutto che mi possano dare la possibilità, se voglio metterci la stessa identica carta, la possibilità di mettere la stessa identica carta. Come nel calcio reale, ragazzi, la differenza la fa anche la panchina, perché un buon cambio fatto al giusto momento, ragazzi, può svoltare la partita, soprattutto se, vi dico un piccolo segreto, soprattutto se la carta in questione ha riserva di lusso fra le sue caratteristiche. Le caratteristiche del giocatore, le abilità, le troviamo qui. Lui in questo caso non ce l'ha. Vediamo quest'altro Scamacca, ecco, lui ad esempio c'ha riserva di lusso. Lui quindi quando subentra dalla panchina, ragazzi, può fare la differenza veramente nel vero senso della parola. Quindi anche questo da non sottovalutare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere quindi innanzitutto lo stile di gioco squadra, il nostro modulo e poi, ragazzi, il tipo di giocatori che andiamo a mettere in campo, perché come già detto ci sono dei giocatori che con un certo stile di gioco si muoveranno in un modo, con un altro stile di gioco si muoveranno in un altro. Poi, ragazzi, le istruzioni individuali, quindi i nostri giocatori, scelto il modulo, scelto lo stile di gioco squadra e scelto appunto un po' tutto quanto, noi giocatori, metto il terzino mattatore anziché il terzino difensivo e via dicendo, dobbiamo però scegliere anche se dargli o no le istruzioni. Tutte queste cose, ragazzi, sembrano facili e veloci da analizzare, però credetemi, richiedono un minimo di allenamento, cioè come già detto, provate il modulo e testatelo bene in campo per un po' di partite, cioè fate sì che quel modulo piano piano entri in voi. Non cambiate alla prima sconfitta, perché altrimenti così si rischia l'effetto contrario, cioè che poi non siamo forti con nessun modulo, nel senso che comunque alla fine della fiera non riusciamo, poi sembra quasi che non riusciamo a trovare mai una sistemazione in campo che vada bene, che ci piaccia, che ci possa interessare, che non riusciamo mai a capire nulla, perché chiaramente i giocatori li troviamo sempre messi in maniera diversa in campo, e quindi trovate soprattutto, ragazzi, il mio consiglio, un modulo che vi diverta. Ecco, io ad esempio in questo momento mi piace il 4-3-3, ma perché? Perché ripeto, è un modulo mio collaudato, un modulo mio vecchio di quando iniziai, quindi è un modulo che io conosco a memoria praticamente. È ovvio che se mi metto un modulo ad esempio con difesa 5 che magari ho utilizzato solo al 90esimo per evitare di magari finire la partita con il 2-2 dell'avversario, quindi magari mi dovevo chiudere e far catenaccio quei 2 minuti, è ovvio che sarò meno forte, però ragazzi in alcune occasioni serve magari a partita in corso l'innesto di un modulo, di una carta diversa. Dicevo quindi, ragazzi, delle istruzioni individuali. Le istruzioni individuali sono queste qui, che fanno sì che le carte si muovano o non si muovano in una certa maniera. Ho già fatto anche di questo un video nel quale le analizzo, quindi se ve lo siete persi, mi raccomando, ragazzi, andateli a buttare un occhio, perché chiaramente sono
dei video molto interessanti e che diciamo vanno a completare un po' il video di oggi, perché parlare di istruzioni ma non sapere di che cosa stiamo parlando, non saper nulla di cosa significa il difensivo, l'offensivo, l'ancoraggio, ragazzi capite bene che tutto questo discorso non avrebbe senso, quindi andatevi a vedere quel video lì e spiegherò meglio appunto le istruzioni e quando magari conviene darle soprattutto a determinati giocatori. Ad esempio un difensivo, una delle mie istruzioni classiche che do, ma in più o meno tutti i moduli, attenzione, non è solo nel 4-3-3 o nel 4-4-2 o via dicendo, poi in tutti i moduli io comunque do il difensivo ad esempio sul mediano o su uno dei terzini. Perché? Perché in alcuni casi voglio che magari il terzino mi rimanga lì o il mediano mi rimanga lì. Se senti la cosa per l'offensivo, qualora magari volessi un trequartista più offensivo o un terzino, e l'ancoraggio lo stesso, ragazzi, magari lo do a una punta, lo do a un esterno, ma magari più a una punta o un trequartista, ecco, che magari mi stanno più di là, e le altre invece, ragazzi, sono il contropiede, linea bassa, che sono le mie più gettonate, come già spiegato nel precedente video, perché comunque mi completano secondo me il mio modo di giocare. Piccola chicca però, ragazzi, perché sì, tutto bello, istruzioni e quant'altro, però ragazzi la squadra inizialmente dobbiamo provarla senza istruzioni, cioè iniziamo il nostro game senza istruzioni, vedendo così come realmente si muovono le carte, perché le istruzioni vanno comunque in un certo senso a modificare quello che è il comportamento del giocatore in campo. Cioè, se io do il difensivo a un incontrista, è ovvio che quella carta si comporterà molto meno da incontrista. Perché? Perché gli sto dicendo, sì, tu sei incontrista, ma io voglio che tu stai qui in difesa, voglio che tu rimani qui, che non sali più di tanto. Quindi è ovvio che lui, in quel caso, non può, ecco, salire più di un tot, perché noi che siamo in questo momento i team manager, allenatori o chiamiamoci come ci pare a noi, gli stiamo dicendo comunque di stare lì, di stare buono in quella posizione, quindi di non salire troppo. Quindi ragazzi, questo diciamo che era il succo. L'ultima cosa che vi chiedo appunto, se state utilizzando ed eventualmente di valutare l'opzione che vi può dare la svolta in partita, è la tattica secondaria, ragazzi. Una tattica secondaria ben impostata e diciamo sfruttando chiaramente un po' quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che noi abbiamo in campo, può svoltarci la partita. Perché? Perché comunque, ragazzi, a un certo punto del game magari stiamo pareggiando o stiamo magari perdendo 1-0 ed sembra di quelle partite che ripeto, fatta esclusione di lag, disconnessioni, hotspot e quant'altro, ma in un momento normale, ecco, diciamo così, ci sono delle volte quelle partite tirate e la tattica secondaria ben impostata può veramente svoltarci la partita, perché improvvisamente il nostro avversario si trova a giocare contro un altro team, quindi non più i movimenti che stavamo facendo fino al secondo prima con il 4-3-3, ma improvvisamente si trova un 4-3-3 sì, ma disposto diversamente, quindi con magari un trequartista giocatore chiave, quindi che tenderà a buttarsi dentro, con magari due bei mediani. Adesso qui ho Pedri, ma supponiamo anche un Barella già, ad esempio, può fare il nostro caso, un Kanté, ecco, sarebbe l'ideale. Si trova quindi, ragazzi, una mediana molto più folta, un trequartista che tende a buttarsi in mezzo alle punte e una seconda punta o esterno, come ci piace di più a noi, che comunque cerca di prendere alla larga la difesa. Quindi, ragazzi, la tattica secondaria è molto importante. Inoltre, per chi non se ne fosse accorto, anche qui si possono dare delle istruzioni che possono essere diverse da quelle del modulo principale. Quindi attenzione, ragazzi, perché questa tipologia di tattica, ripeto, magari switchandola ogni tanto a partita in corso nei confronti, diciamo, del nostro avversario, può essere veramente un'arma in più. Dobbiamo però essere bravi, e quindi è per quello che vi dico: allenatevi, provatelo prima per un po' di partite a farlo, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio anche per noi, perché noi improvvisamente ci troviamo magari
un'altra squadra in campo. Adesso io ho messo due moduli che sono molto simili, ma supponiamo che io metta un modulo con difesa a 3 e 5 attaccanti, ragazzi, è ovvio che improvvisamente ci troviamo una squadra diversa in campo e dobbiamo però essere bravi noi anche allo stesso tempo a gestirla, cioè non è solo il fatto che facciamo male magari di più all'avversario in questa maniera. Sì, quello è vero, perché magari lo mettiamo in difficoltà, però allo stesso tempo dobbiamo essere anche bravi noi a gestire il tutto. Quindi ragazzi, questo diciamo che era il contenuto principale del video. Per chi me lo chiedesse, lo anticipo già: come si fa per cambiare in tattica secondaria con tattica primaria? Ragazzi, semplicissimo. Io ad esempio muovo con le freccette, quindi dovrò con l'analogico sinistro dovrò tenere alzato prima e poi abbassato dopo, quindi dovrò tenere un pochino alzato, poi nel frattempo sotto mi uscirà offensivo o difensivo in base a quella che metto, e quindi ragazzi è quella praticamente la tattica secondaria. Nel momento in cui leggo offensivo, voi potrete vedere in campo che i giocatori si muoveranno con il modulo principale. Nel momento in cui metto il difensivo, si muoveranno con il modulo secondario. Comunque ragazzi, provatelo in campo, è molto semplice. Per chi muove chiaramente con gli analogici, la cosa opposta con le freccette. Quindi premerò la freccetta di su e poi la freccetta di giù per levarlo. Quindi ragazzi, vi ho detto praticamente un pochino tutto, vi faccio un piccolo check nuovamente in modo tale che per chi se lo fosse perso o volesse risentire. Quindi ragazzi, perché non vinciamo più? Ripeto, tralasciando il fatto bug, glitch, lag, connessioni eccetera eccetera eccetera, script e via dicendo, che quello diciamo un mondo un pochino a parte a quello che realmente dovrebbe essere il nostro gioco, il puro divertimento. Io vi sto analizzando il discorso tecnico, quindi prima di tutto stile di gioco squadra, quindi io devo scegliere uno stile di gioco squadra. Proviamo un modulo a caso e vediamo già intanto un po' come si muove la squadra. Quindi con un possesso palla ci accorgeremo che la difesa sta più bassa, con un contropiede sta più alta, gli attaccanti che tipi di movimenti fanno, i giocatori in campo in generale che tipo di gioco fanno. Dopodiché ragazzi, fondamentale ovviamente, quindi vanno un po' di pari passo, stile di gioco squadra e in abbinamento un modulo con la quale io mi accorgo che riesco a giocare, che riesco a divertirmi, che riesco a impensierire realmente l'avversario, perché chiaramente dall'altra parte ragazzi, ne giochiamo in divisioni, troveremo altra gente che fa questi stessi discorsi, quindi dobbiamo essere da questo punto di vista qui bravi a impostare il tutto. Dopodiché ragazzi, quindi ho scelto lo stile di gioco, ho scelto il modulo. Che giocatori ci metto in campo? Dovrò mettere dei giocatori in base agli stili di gioco appunto che hanno questi benedetti giocatori e scegliere un pochino come fare. Posso prendere spunto magari, ripeto, da qualche team avversario. Posso magari avere mia inventiva personale, dico no, a me Arnold mi piace perché secondo me è il terzino più forte del gioco, ci metto dentro Arnold. Voglio prendere spunto dalla mia squadra del cuore che gioca il 4-3-3 perché il 4-3-3 è il modulo migliore in assoluto, ok, allora vorrà dire che userò un 4-3-3, magari ci metterò in mezzo pure qualche dei miei giocatori preferiti o del gioco oppure della mia squadra del cuore, ripeto. Dopodiché ragazzi, quindi ho scelto lo stile di gioco, ho scelto il modulo, ho scelto i giocatori. Dovrò scegliere che cosa ragazzi? Le istruzioni individuali, quindi se darle o non darle e soprattutto quali dare. Dopodiché, per ultima cosa, ma è una molto importante, dovrò scegliere una tattica secondaria, in modo tale che a partita in corso, come detto prima, posso riuscire eventualmente a impensierire l'avversario praticamente in maniera concreta. Ultima cosa, dopo che avete trovato tutto ciò che vi sembra che stia girando, che stia andando bene, non cambiate modulo alla prima sconfitta ragazzi, perché
perché i troppi cambiamenti di modulo fanno sì che poi alla fine voi non diventate bravi né con un modulo e né con l'altro, quindi assimilate bene un modulo, cercate di farlo vostro, anche se fate 10 vittorie e poi 8 sconfitte, ragazzi, tenete quel modulo. La ruota riprenderà a girare, ritornerete a vincere con quello stesso modulo, magari unica piccola cosa che potete fare, cambiate gli interpreti. Cioè, se ad esempio mi accorgo che il mio Gavi di turno, il mio Pedri di turno non stanno più girando, ci butto dentro un De Paul, ci butto dentro un Chessy, ci metto dentro un altro mediano, ci metto un Barella, ci metto insomma un'altra carta in generale. Quindi ragazzi, fate questo tipo di discorso. Io purtroppo non posso farlo più di tanto, perché altrimenti i miei contenuti sarebbero molto limitati se non porto anche nuovi moduli e comunque vi spiego magari delle nuove tattiche, delle nuove carte. Però ragazzi, comunque diciamo, voi che non avete il problema dello stream o comunque di far vedere agli altri come giocate, potete ragazzi molto più di me fossilizzarvi e focalizzarvi un po' di più su un modulo. È l'ultima spiaggia ragazzi il cambiamento modulo, cioè il cambiamento modulo deve essere proprio che alla fine della fiera voi avete fatto 80 partite, siete un mese con quel modulo, non avete vinto mezza partita, avete preso 200 gol e segnati 5. In quel caso sì ragazzi, magari ecco avete sbagliato modulo, però come fate a capirlo? Quello ragazzi soltanto il tempo ve lo dirà, se è il modulo per voi o se non lo è. E alcuni moduli è vero che non sono per noi, perché già ce ne accorgiamo. Se io non so difendere a 3 metto un modulo a 3, ragazzi, se ho problemi a prendere troppi gol mi metto magari meglio un modulo a 4, a 5, cioè non mi metto un modulo a 3. Perché ragazzi saprei benissimo che se il mio problema è la difesa non posso mettermi un modulo in cui in difesa comunque sono abbastanza scoperto e anzi devo essere bravo a gestirla bene, quindi. Però ragazzi ecco, questi piccoli accorgimenti già voi un po' di vostro, ecco, nel vostro inconscio già lo sapete, no? Se vi trovate meglio ad esempio con un attacco a 2, con un attacco a 3, con un attacco a 2 con dietro la seconda punta oppure un trequartista, cioè più o meno noi nella nostra testa da player, diciamo, già un pochino noi sappiamo con che cosa bene o male riusciamo a giocare meglio, a rendere meglio. Però ragazzi, poi la risposta effettiva, come sempre, come anche nel calcio reale, la dà il campo. Il campo in partite normali, ripeto, comunque ci sa dire più o meno se quello che noi stiamo facendo è nella giusta direzione oppure se invece è qualcosa che va un attimino rivisto e sistemato, magari senza grossi stravolgimenti. A volte basta semplicemente cambiare un interprete o mettere o non mettere un'istruzione individuale e già la musica è cambiata. Quindi ragazzi, il succo comunque era questo. Influirà purtroppo lo script, i momentum, chiamiamolo come ci pare, gli avversari che sono nettamente più forti di noi, quello è vero, lì purtroppo possiamo farci poco, quindi con 1000 moduli, con 1000 cose, però nel nostro piccolo, ecco, possiamo avere questi piccoli accorgimenti per migliorare e divertirci un pochino di più, vincendo magari qualche partita in più. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Un saluto a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao!